Questa credo sia l'università. Adesso andiamo avanti e troviamo il Palazzo Reale, che però dovrebbe essere chiuso, non so se per restauri o perché non è più aperto al pubblico. Comunque non dovremmo riuscire ad entrare, lo vediamo da fuori. Qui avanti c'è il Palazzo Reale. Sì, c'era la monarchia? Sì, forse c'è ancora, non lo so, credo di sì. La famiglia reale di Norvegia e la famiglia di Re Harald V. Stiamo entrando nella zona del Palazzo Reale. Qui sicuramente un tempo c'erano le guardie, ma non c'è più neanche quello. Andiamo a vedere il palazzo e basta. Intorno al Palazzo Reale ci sono dei parchi stupendi con le panchine. Adesso ci sediamo qui avanti. Stupendi questi paesi, verdi, belli, completamente verdi. Qua farà freschetto, in pieno inverno. Meno 20 ha detto il tipo. Questo bianco, sì. Quest'altro di mamma e questo è mio. Oggi vino rosso, bianco non ne avevamo. All'ombra un bel freschetto, ci saranno 20 gradi a Oslo e ci mangiamo un bel tramezzino. Pranzetto fatto, paninetti e un bicchiere di vino rosso. Adesso vedete, il navigatore mi dice 10 minuti e raggiungiamo la fermata che ci porterà al museo dei navi vichinghi. Siamo alla fermata, dobbiamo prendere il 30, poi 10 fermate e siamo al museo delle navi vichinghe. Questa cabina l'hanno riutilizzata come libreria. Bella. Un quartiere meraviglioso, ci sono case che sembrano castelli. Belle, tutte di legno. Questo è tutto un quartiere di persone. Guardate che case. Ha ragione Dad. Guardate che case, poi le macchine parcheggiate fuori mi fanno ridere. Dentro i giardini di queste ville ci sono solo Cayenne, Tesla Model S, Mercedes classe G, tutte macchine da 100.000 euro minimo. No, meraviglioso, guardate quest'altra sulla sinistra. Quanto si cammina ogni volta che si visitano le grandi città, le capitali d'Europa. Ma dopo questa, dopo Oslo, abbiamo solo paesetti e fiordi, ragazzi. Ci siamo amici, 200 metri e siamo al museo. C'è un caldo spaventoso, meno male ha ragione Rita che doveva fare fresco. Caldo mostruoso, però ci siamo e poi riprendiamo il 30 da qui. $300 corone e siamo dentro il museo, ragazzi, finalmente. Circa 30 euro in tre. Vedete questa bestia, ragazzi, questa nave gigantesca, spero di poterla vedere anche meglio da su. Era la nave che usavano per le prime spedizioni, sia per raccogliere informazioni, sia per esplorare, come esplorazione.
partivano sia da Capo Nord e sia da quest'altra città, Skiervoj, e andavano sino al Polo Nord. Porta dentro anche tutti i nostri amici. Va bene, tu non riesci ad entrare. Venite con me, ragazzi. Qua facevano sicuramente il fuoco, dove mangiavano. Questa era una finestra, ma la facevano davvero negli igloo. Carino, mi piace. Guardate che grande. Confronto un essere umano. Dado, mettiti vicino. Sa, Papi, non c'è l'inglese? Stava già progettando di proseguire il progetto originale di una traversata dell'Oceano Artico e possibilmente del Polo Nord. In seguito ai preparativi durati 2 anni per la partenza verso nord, la Fram era ormai troppo usurata e Amundsen ottenne una nuova imbarcazione polare, la Maud. Impararono in queste navigazioni, in queste avventure, appresero tutto dai nativi, come vestirsi, come cacciare, come mangiare. Erano totalmente inconsapevoli anche di cosa avrebbero trovato, del freddo che avrebbero trovato. Guardate che meraviglia di fotografie. Ha avuto migliaia di candidature per la spedizione Fram del 1873-1896. Data la vicinanza all'Artico, in Norvegia è stato spesso considerato normale partire verso tale regione per cacciare e pescare, nonché cercare interesse ed emozioni attraverso l'esplorazione geografica e scientifica. Può sembrare meno naturale che i norvegesi partissero verso le regioni del Polo Sud, ma il primo motivo per avventurarsi in spedizioni nell'Antartico fu spinto dalla caccia alle balene. I branchi di balene nell'Artico erano in grave pericolo di estinzione e si pensava che nelle zone del Polo Sud fossero invece presenti in gran numero. Allo stesso tempo, i comandanti della spedizione e molti partecipanti erano interessati agli aspetti scientifici, contribuendo a nuove conoscenze riguardanti questa parte del mondo. In conseguenza di queste spedizioni, la Norvegia è ora l'unico paese nel mondo con territori nell'Artico e nell'Antartico. Vi faccio vedere le dimensioni di un orso quando si solleva. Guardate che bestia, che grande. Tra un attimo possiamo salire addirittura sulla Fram, nave meravigliosa con una storia pazzesca. Ma adesso ve la faccio vedere i periodi quando facevano queste esplorazioni. Qua c'è una riproduzione sul ghiaccio, guardate che bello. Rimanevano magari ferme così per tutto il periodo invernale. Adesso saliamo finalmente nella Fram, la nave di queste spedizioni. Chi non ha mai sentito Amundsen? Io sì, Rita ha detto di no. Che meraviglia questo museo, adesso c'è un po' buio, però si può entrare dentro e si vede anche dove mangiavano, ci sono ancora i loro piatti, ci sono, chi credo, le cucette, c'è tutto, andiamo a vedere insieme. Non mi sarei mai aspettato oggi di entrare e di esplorare una nave così. Con me. Mai me lo sarei aspettato, è stupendo.
Era da tempo che non vedevo e non mi emozionavo così, è una cosa meravigliosa. Tornare indietro nel tempo, fermarsi a pensare a queste persone nel 1800 che facevano queste esplorazioni al polo, non c'era Google Maps lì, in questa nave, in queste cuccette, stupende. Scommetto che questa dado ti piace di escursione. Sì, molto. Ancora cabine, carte geografiche o topografiche. Guardate i letti che piccolini, non ci sta neanche Davide. All'epoca i norvegesi erano più piccoli di oggi. Mamma mia, non ci sto davvero. Perché non dormissero seduti come facevano i reali nel Medioevo? Pellicce. Molto felice. Questo era il loro bagnetto, il chimico. Ah sì, il chimico. Le loro pipe, i loro occhiali, cosa leggevano, no? Vedere le loro cuccette è troppo bello, stupendo. Museo bellissimo. Entrare in queste navi, in queste barche è sempre meraviglioso. Era successo un'altra volta a Londra in un incrociatore, il Belfast, un incrociatore della prima e seconda guerra mondiale. Era stato meraviglioso. Come questo è altrettanto bello. Qua tutti gli strumenti da lavoro che potevano servirgli durante questi viaggi, potevano lavorare in legno. Per migliaia di anni l'Alto Artico è stato popolato solamente da piccoli gruppi nomadi. Il ghiaccio impediva l'esplorazione via mare, la graduale esplorazione via terra della Siberia, quindi delle regioni dell'estremità settentrionale del continente americano, nonché la ricerca di nuove rotte commerciali e possibili nuove ricchezze verso nord, sono costate numerose vite e hanno prodotto incredibili storie di sofferenze. La sola ricerca del passaggio a nord-ovest ha causato oltre 1000 morti e decine di naufragi. L'ultima celebre spedizione di Sir John Franklin nel 1845 si è conclusa con la perdita di 2 navi e 129 uomini. La Fram fu costruita con le seguenti specifiche: 39 metri di lunghezza, 11 metri di larghezza, 5,5 metri di pescaggio e 800 tonnellate di dislocamento. Furono soprattutto rinforzate la poppa e la prua, quest'ultima con uno spessore di 1,25 metri in legno di querce. Bellissimo museo, visita finita, felicissimi, Davide entusiasta. Adesso ci beviamo qualcosa che abbiamo camminato come bestie e in più c'è caldissimo. È ora di bersi qualcosa. Ci beviamo qualcosa? Sì, sì. Qua? Voglio una birra anch'io. Qui, dai. Rita, dopo la birrettina, la lattina di birra, 13 euro. Prendiamo di nuovo il pullman e torniamo al centro di Oslo, va bene? Va bene.
io non ho trovato la mia crepe. Stanchi morti anche oggi. La troverai adesso. Ragazzi, se aprite un negozio in qualunque nazione siate, fate le crepe. Adesso rientriamo al centro. Questi erano Amundsen e tutti i protagonisti di questa spedizione. Ed è anche partita la nave da crociera. Sicuramente sta andando a fare tutti i fiordi al nord. Quanto vorrei essere anche lì sopra. Un giorno la faremo, o insieme o ci ritornerò io. Forse è arrivato il 30 finalmente. Dobbiamo prendere il 30 sino a 2 o 3 fermate e poi scendere e prendere un altro 30 da un'altra fermata che ci porta sino al centro. Il primo l'abbiamo preso, adesso di nuovo il 30 che dovrebbe portarci al centro. Li faccio sempre. Andiamo? Bene ragazzi, si rientra al camperone, dobbiamo andare a fare un po' di compere, ci mancano le arance, le uova, il pane per domani, se no non riusciamo a fare neanche la colazione. Sono le 6 di sera, 2 passi li abbiamo fatti anche oggi, siamo stati anche a Oslo, abbiamo visto un bellissimo museo, lasciamo il parcheggio che abbiamo pagato 17 euro. Stai attento a destra, a sinistra però che è alto, Ragazzi, momento specialissimo. Prepariamo la crepe. Boom, così, senza spiegazioni. Da un po' di tempo io e mamma stiamo preparando le crepe. Ogni domenica, vabbè che oggi è lunedì, però ogni tanto stecchiamo. E quindi adesso vi mostriamo come facciamo. Un uovo che va sbattuto e della farina. Prima il latte però. Dopo il latte aggiungete anche la farina e continuate a mescolare. Una volta che avete ottenuto questa cosa, prendete una padella e iniziate a mettercela sopra. Imburrare la teglia. È vero. Noi mettiamo l'olio perché non abbiamo il burro, ma l'olio di girasole, ma sei sicura? Sì, tranquilla amore. Mamma dice olio di girasole. Togliamo anche l'eccesso perché deve essere proprio poco. Poi fate scaldare a sufficienza la padella. Prendiamo un mestolo. Prendete un mestolo quando la padella comincia a fumare. Ah, e per chi sta pensando bisognava lasciarla riposare per almeno 30 minuti per togliere i grumi, ma è bello, guarda che bello che è. Metticelo, metticelo, metticelo. Mamma mia. Ragazzi, è qualcosa di indescrivibile. È perfetta, se mamma non la distrugge mentre la gira, il che è molto probabile, viene perfetta. Signori, è perfetta. Mamma chef numero 2. Perché il numero 1 è tra di voi. Scrivetelo se sapete cucinare. E adesso è il momento di spargere la Nutella. Mamma, va messa quando è ancora calda? Muoviti, certo, perché la Nutella si scioglie un po' con calore. E allora devo metterla, io non so spargere la Nutella, ma cercherò di fare del mio meglio. Allora, questo faccio così. Oh, che buono! Mamma mia! Prendi una... Non troppo! Aspetta! Mamma mia, mi metti in mezzo. Questa è la mia crepe finita. Che buona. Adesso faccio la prova assaggio. 6,5 si lascia a Oslo e raggiungiamo immediatamente una Lidl. Va bene? Compriamo quello che ci serve per domani per le colazioni e poi ci troviamo un parcheggio per dormire. E con Oslo abbiamo finito praticamente di visitare le capitali, siamo molto contenti.
sono belle, bellissimo, ma è molto impegnativo. Adesso facciamo tutti i piccoli parcheggi, piccole cittadine, tutti i fiordi. Siamo molto felici di questo. Parcheggio in natura totalmente fuori mano. Vediamo se ci piacerà. Si è messo un po' di vento, il posto però sembra molto bello. Ragazzi, siamo arrivati nel parcheggio, cioè non è lì il parcheggio, stiamo scendendo. La discesa è un po' bruttina, ma noi abbiamo l'Ivecone, dovremmo essere arrivati. Guardate, un bel posticino di fronte a un fiordo. Voi chiaramente non lo sentite, però c'è vento. Però il posto è stupendo. Tuttavia, ragazzi, me l'ha fatto notare papà, la strada, cioè la strada, il parcheggio è brutto e quindi siamo in pendenza e non è un buon posto, perciò ce ne andiamo. Non l'avevo notato questo aspetto. Orribile, sì, strettissimo, c'erano anche già altri due van. Andiamo via. Beh, è orribile, era un bel posto, è che è storto. C'è molto vento. Sì. e 28, stiamo ancora guidando, ragazzi, c'è un sole tremendo. Stiamo per parcheggiare, mancano 5 minuti. Stiamo andando sempre più a ovest per raggiungere i fiordi. Ci sono delle ragazze che stanno facendo il bagno alle 8:30 di sera e c'è già freddo, l'acqua sarà congelata. Comunque questo è il parcheggio. Sono stanco morto, va bene così. Visitato la capitale, guidato tutto il giorno, stamattina usciti, camminato tutto il giorno e riguidato un'altra ora e mezzo stasera. Tramonto pazzesco, non ve ne ho ancora parlato, ma alle 11:30 c'è ancora luce, tra un po' addirittura vedremo il sole a mezzanotte. Posto meraviglioso. Adesso rientro in camper, ci rilassiamo un po', vi saluto e vi auguro una buona nottata da qui, ragazzi. A domani, ciao!